Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo di una vecchia conoscenza 200-500 Nikon 5.6, una apertura costante per questo obiettivo 2,x per. Non sono nel solito studio e con me c'è un amico, Fabio Berti, un fotografo di Torino. Ciao Fabio. Ciao Stefano. E benvenuto. Due approcci fotografici diversi, un mondo fatto da persona come me, fotografo più da cavalletto, da eventi tranquilli come può essere una serata teatrale o un matrimonio, e invece eventi molto più movimentati, visto che è un fotografo che fotografa la vita diurna e soprattutto quella notturna, quella movida, quella nightlife. Quindi due mondi che messi insieme raccontano un po' l'esperienza di obiettivi. Un obiettivo come questo che a me piace parecchio, il 200-500, è vero che non è stato esente da critiche perché soprattutto poi, anzi cominciando da questo paraluce, ma è grosso, però è plasticoso, qua e là, però serve, ma il filtro per questo serve, insomma è un super tele, tutto sommato, se ne può anche fare a meno. L'obiettivo però è bello, è un bel progetto, una lunghezza focale che è vero che fotografare a 200 mm con questo bombardone può disturbare un po', ma non appena ci spostiamo a 300 o a 400, ancora meglio 500, troviamo tutta la bontà di questo progetto. Perché ve ne parlo ancora? Perché proprio grazie all'incontro con Fabio ho avuto la possibilità di metterlo alla prova su 3, 4, anzi 5 fotocamere di altissima qualità per capire se questo obiettivo vale davvero tutti i soldi che costa e soprattutto se c'è qualcosa da spremere le ultime stille con una D500, con una 4SD, una D5, una D6, insomma lo vedrete nelle immagini che scorrono. Prima di parlarvi di alcune cose che forse avete già sentito dire riguardo le opinioni che ho di questo obiettivo, voglio sentire perché se l'hai comprato, come mai fa parte del tuo corredo? Dunque, mi mancava un super tele, a dire la verità. Mi ero fermato a 200 perché pensavo di non accontentarmi, ma poi non avevo un super tele, un 300, un 400, un 500 e mi scocciava un po', devo dirti la verità, dover prendere un obiettivo così grosso, così costoso, perché sono costosissimi questi super tele, che non sono poi così utilizzati magari nel mio settore. Però poi negli ultimi anni ho fatto anche qualcosa di sport, come partite di calcetto, calcio con ragazzini, e quindi mi serviva un qualcosa di più lungo. Il 70-200 era un po' troppo corto, però non volevo stare lì con un obiettivo così grosso, così pesante, e quindi ho trovato questo 200-500 che è una via di mezzo e non è piccolo, è un po' ingombrante alla massima escursione, però comunque il peso è ben bilanciato e ha questa escursione 200-500 che se mi devo portare in giro non soffro troppo come se fossero i 4 kg di 5 di 500. Allora la domanda è sempre la stessa, e cioè uno zoom come questo vale la pena in base a che cosa? Alla qualità delle foto che fornisce. La mia opinione è che assolutamente valga i soldi, perché comunque è un obiettivo che ha un bel grado di contrasto, una bella capacità anche di cogliere il soggetto in movimento, anche se è vero che nell'aggancio un 5.6 non fa il lavoro di un 2.8, però è anche vero che su una camera molto performante tutto questo viene un po' ridimensionato e allora ci mette una pezza la camera. Sulla qualità ottica probabilmente il sensore può spendere una parola, è massiccio, è lungo, quando andiamo a togliere il blocco delle focali e andiamo quindi ad estendere, eccolo qua, vedete che cresce, però è anche vero che il peso, a differenza per esempio del Sigma 150-600, non è qua, e anche in qualche collega Canon, non è proprio qua, resta abbastanza vicino alla parte centrale, quindi è ancora brandeggiabile, persino a mano libera. Lo stabilizzatore funziona davvero molto bene. Ho voluto riprovare questo obiettivo nel 2023. L'avevo già provato, è una vecchia conoscenza e l'avevo anche molto apprezzato. Se ricordate, lo avevo messo a confronto del 150-600 Sigma, 150-600 Tamron e aveva espresso le sue eccellenze. Adesso è ancora valida, è un'ottica che vale la pena acquistare magari approfittando del mercato dell'usato. Sì, è vero, è stato progettato un po' di anni fa, ma è ancora valido e per scoprirlo, questa volta l'ho montato su 3 top reflex
le migliori costruzioni di Nikon di ogni tempo, D4S, D5 e l'ultima arrivata, la D6. Andiamo a vedere come si comporta anche attraverso l'analisi delle immagini. Ho ritrovato il vecchio obiettivo, un vecchio leone, con i tanti pro e anche con qualche difettuccio, ma sono i soliti. Innanzitutto i pro sono quelli di avere dei bei colori, un centro molto nitido, ma così nitido che insomma si fatica a batterlo anche con delle lenti fisse. Quindi se è vero che lo utilizziamo nel centro del fotogramma per inquadrare e inseguire qualche soggetto, sappiate che portiamo a casa una bella foto nitida, bei colori, bella grinta. A me è piaciuto ancora di più questa volta qua. Stabilizzazione sì, buona, non fa gridare al miracolo, ma fa il suo lavoro. Ma è anche vero che fa il suo lavoro purtroppo perché l'obiettivo è grande. Questa è l'unica critica che mi sento di muovere. È grande, ingombrante, ma nemmeno pesante, ma è grande, quindi impegna parecchio, impegna anche la mano, anche sul monopiede. È comunque un obiettivo abbastanza largo e con delle dimensioni importanti da manovrare, da mettere, bisogna stare attenti. E poi c'è questo paraluce che lo estende ancora di più, però c'è una luminosità costante e questo è un pregio. Ma qualcuno potrebbe dirmi: ma chi mai va a fotografare a 200 mm f5.6 dotandosi di un barilotto di questo genere? Sì, avete ragione, è chiaro che chi lo acquista lo utilizza almeno, ma dico almeno, dal 300-400 in su. Quindi potremmo quasi considerarlo un obiettivo zoom che lavora soltanto nella fase estrema delle sue lunghezze focali, anche se è vero che grazie a questa nitidezza che porta con sé nel centro dell'immagine diventa ancora più performante quando lo andiamo a montare sulle macchine che hanno il sensore APS-C, come ad esempio la D500 di questa prova. Lì diventa quasi un 750 mm di tiraggio e insomma non serve altro. Allora ecco che lì il 200 non è più un 200-500, diventa un 300, un 300-5.6 e ben oltre il 500, mantenendo la luminosità costante. Quindi tutto sommato la mia opinione su questa lente è che è una bella lente, costa anche il giusto, perché non dimentichiamo che per avere un 300 mm, un 400 mm bisogna spendere ben altri soldi. È anche vero che è molto molto richiesto dal mercato, quindi mantiene il prezzo nell'usato, ma questo significa anche che ancora una volta è un obiettivo molto valido, molto ricercato. Chi ce l'ha se lo tiene stretto. Se fossi un iconista non me la lascerei scappare, perché soprattutto se avete un'attività oppure un diletto in questo ambito fotografico è un'ottica da avere e che è molto anche prodiga di soddisfazioni fotografiche. Ciao amici, non mi resta che salutarvi, darvi l'appuntamento ai prossimi video e buona luce a tutti!